Mancano esattamente 45 secondi alla fine del mondo per l'isola di Novaya Zemlya. È il 30 ottobre 1961. Immagina di trovarti a 10.000 metri di altezza, nel gelo artico. Sotto di te solo nuvole grigie e un deserto di ghiaccio. Dal ventre di un bombardiere sovietico modificato si stacca un oggetto mostruoso. È un cilindro d'acciaio lungo 8 metri, pesante 27 tonnellate. È così grande che l'aereo che lo trasporta ha dovuto volare senza i portelloni del vano bombe, con l'ordigno che sporgeva per metà all'esterno. Questo video è divulgazione scientifica pura, basata sui documenti declassificati della guerra fredda, non una presa di posizione politica. Quello che stiamo per osservare è il limite estremo dell'ingegneria umana applicata alla distruzione. Un esperimento che ha spinto la fisica oltre i confini del buonsenso. L'oggetto che sta precipitando verso il suolo non è una semplice bomba. È una stella artificiale in attesa di essere accesa e tu stai per viaggiare al suo interno. Appena la bomba lascia l'aereo, un meccanismo si attiva. Si apre un paracadute, ma non un paracadute normale. È un'immensa cupola di nylon pesante quasi 1 tonnellata. Perché rallentare una bomba? Perché senza questo freno, l'aereo che l'ha sganciata verrebbe vaporizzato dall'esplosione. I piloti hanno bisogno di tempo. Hanno esattamente 45 secondi per allontanarsi il più possibile dal punto zero. Anche con questo vantaggio, gli scienziati hanno calcolato che l'equipaggio ha solo il 50% di probabilità di sopravvivere. La bomba scende, frenata dal paracadute, a circa 35 metri al secondo. Sembra una scena pacifica. Un enorme cilindro metallico appeso a un fiore di stoffa nel cielo artico. Ma dentro quel guscio di metallo, la materia è organizzata in una configurazione innaturale. Un delicato equilibrio di esplosivi convenzionali, uranio, plutonio e isotopi dell'idrogeno, pronti a scatenare l'inferno. Attraversiamo l'involucro d'acciaio. Entriamo nel ventre della bestia. Qui dentro la temperatura è controllata, il silenzio è assoluto. L'architettura interna è un capolavoro di terrore termonucleare, noto come Design Teller Ulam. Non c'è una sola bomba qui dentro, ce ne sono 2. Nella parte superiore c'è il primario, una sfera di esplosivo convenzionale che circonda un nucleo di plutonio. Questa è una bomba atomica tradizionale, simile a quella che distrusse Nagasaki. Ma qui, questa bomba spaventosa serve solo da fiammifero. È letteralmente solo l'innesco. Sotto di essa c'è il secondario, un enorme cilindro di uranio che contiene il vero carburante, una polvere secca, simile a sale, chiamata deuteruro di litio. È questo il materiale che trasformerà un'esplosione devastante in un evento di scala planetaria. Tutto è immobile, in attesa di un segnale elettrico. I sensori barometrici sul guscio esterno stanno leggendo la pressione dell'aria. 8.000 metri, 6.000 metri, 5.000 metri. La pressione atmosferica aumenta man mano che la bomba scende verso l'oceano ghiacciato. Gli ingegneri sovietici hanno deciso che l'esplosione non deve avvenire a terra. Se toccasse il suolo, scaverebbe un cratere così profondo da sollevare milioni di tonnellate di roccia radioattiva nell'atmosfera, avvelenando mezzo emisfero nord. Deve esplodere in aria per massimizzare l'onda d'urto e ridurre il fallout locale. L'altimetro segna 4.000 metri. Il circuito si chiude. Un impulso elettrico viaggia a circa 200.000 km al secondo lungo i cavi interni. Raggiunge i detonatori disposti a raggiera attorno alla sfera superiore. Il tempo delle decisioni umane è finito. Da questo esatto istante la fisica prende il controllo e il tempo rallenta in modo drastico. 0,0000001
1 secondi, un milionesimo di secondo. I 32 detonatori esplodono contemporaneamente. L'esplosivo convenzionale crea un'onda d'urto che non viaggia verso l'esterno, ma verso l'interno. È un'implosione perfetta. L'onda di pressione converge verso il centro esatto della sfera, schiacciando il nucleo di plutonio grande quanto un pompelmo. Immagina di prendere un'automobile e comprimerla fino a farla diventare grande quanto una biglia di vetro. Questa è la pressione che sta subendo il plutonio. Sotto questa forza inimmaginabile, gli atomi di plutonio vengono spinti così vicini l'uno all'altro che il nucleo supera la massa critica. Diventa instabile. Un generatore di neutroni al centro scocca la prima scintilla subatomica. I neutroni colpiscono i nuclei di plutonio, spezzandoli a metà. È iniziata la fissione nucleare. Il fiammifero si è acceso. La bomba primaria esplode con la forza di decine di migliaia di tonnellate di tritolo. Ma l'energia non ha ancora rotto il guscio esterno della bomba Tsar. In questi primissimi istanti, l'energia non si manifesta come fuoco o calore percepibile, ma come un uragano invisibile di raggi X. Questa radiazione viaggia alla velocità della luce. Inonda l'interno del grande cilindro d'acciaio, rimbalzando contro le pareti interne foderate di piombo. Lo spazio vuoto tra la bomba primaria esplosa e il cilindro secondario intatto è riempito da una speciale schiuma di plastica, simile al polistirolo. Quando i raggi X colpiscono questa plastica, la trasformano istantaneamente in uno stato della materia che non esiste naturalmente sulla Terra. Diventa un plasma super denso, un gas elettrizzato e rovente. La plastica si vaporizza in 1/1000 di secondo. Ora il vero orrore termonucleare ha inizio. Il plasma di plastica appena creato è confinato dentro il massiccio guscio d'acciaio della bomba, che per una frazione di secondo resiste ancora all'esplosione. Non potendo sfuggire verso l'esterno, il plasma preme con una forza inconcepibile verso l'interno, verso l'unico oggetto rimasto, il cilindro secondario contenente il carburante da fusione. La pressione esercitata da questo plasma è superiore a quella che si trova al centro del pianeta Giove. È una morsa gravitazionale artificiale. Il cilindro di uranio viene schiacciato, riducendo il suo diametro a una frazione di quello originale. Al suo interno, la polvere bianca di deuteruro di litio viene compressa fino a raggiungere densità impossibili. Ma la compressione da sola non basta per innescare la fusione. Serve un calore estremo. Serve un'altra scintilla. Proprio al centro del carburante compresso c'è una barra di plutonio. Gli scienziati la chiamano la candela di accensione. Sotto la pressione mostruosa del plasma esterno, questa barra viene schiacciata a sua volta. Supera la massa critica ed esplode in una seconda reazione di fissione, proprio nel cuore del combustibile termonucleare. Ora il deuteruro di litio è intrappolato. Dall'esterno, la pressione titanica del plasma che spinge in dentro. Dall'interno, il calore e i neutroni della candela di plutonio che spingono in fuori. In questa zona di conflitto, la materia non ha più vie di fuga. I neutroni colpiscono gli atomi di litio, spezzandoli e trasformandoli in trizio, un isotopo pesante dell'idrogeno. Ora abbiamo deuterio e trizio fusi insieme a decine di milioni di gradi. Le condizioni sono finalmente perfette. La stella è pronta a nascere. Siamo a pochi milionesimi di secondo, microsecondi, dal momento dell'innesco. I nuclei di deuterio e trizio, spinti da un calore che supera quello del centro del Sole, vincono la repulsione elettromagnetica che normalmente li terrebbe separati. Si scontrano, si fondono, diventano un unico atomo di elio. Ma in questa fusione,
una minuscola frazione della loro massa scompare. Dove finisce? Si trasforma in energia pura, seguendo la famosa equazione di Einstein E uguale mc al quadrato. Poiché la velocità della luce al quadrato è un numero immenso, anche una quantità microscopica di massa genera un'energia spaventosa. E qui non stiamo parlando di pochi atomi, stiamo parlando di trilioni di atomi che si fondono nello stesso istante. L'energia liberata in questo microsecondo è pari a circa l'1% dell'energia emessa dall'intero Sole. Fino a questo momento, tutto è avvenuto all'interno del guscio d'acciaio della bomba. Dall'esterno, un osservatore non vedrebbe ancora nulla. Il cilindro metallico sta fluttuando a 4.000 metri d'altezza, apparentemente intatto. Ma la quantità di energia appena rilasciata dalla fusione è troppa per essere contenuta da qualsiasi materia nell'universo. La temperatura interna raggiunge i 100 milioni di gradi centigradi. A questa temperatura, i concetti di solido, liquido e gas perdono di significato. L'acciaio, il piombo, l'uranio, i cavi, il paracadute. Tutto viene vaporizzato a livello atomico istantaneamente. Il contenitore non esplode, frammentandosi in schegge. Semplicemente cessa di esistere come materia solida, trasformandosi esso stesso in un gas super radiante. Il sipario si alza. L'energia termonucleare è libera di riversarsi nell'atmosfera terrestre. Nasce la palla di fuoco. Non è fuoco chimico come quello della legna che brucia. È una sfera di plasma e radiazioni che si espande a una velocità spaventosa, divorando l'aria fredda dell'Artico. In una frazione di secondo, questa sfera raggiunge un diametro di 8 chilometri. 8 chilometri di puro inferno stellare sospeso in cielo. Immagina una sfera di luce così grande che, se fosse posizionata sopra una città come Milano o Roma, coprirebbe l'intero centro storico da parte a parte. E non sta solo brillando. Sta letteralmente bruciando l'ossigeno e l'azoto dell'atmosfera intorno a sé. Sebbene la bomba sia stata fatta detonare a 4.000 metri di quota, la palla di fuoco cresce così tanto che la sua parte inferiore tocca il suolo ghiacciato, mentre la sua parte superiore sfiora la stratosfera. Prima ancora che l'onda d'urto fisica si muova, viaggia la luce. Il lampo termico della bomba Tsar è qualcosa che il nostro cervello fatica a comprendere. L'energia luminosa emessa è così intensa che a 100 km di distanza dal punto zero il calore è sufficiente a causare ustioni di terzo grado sulla pelle umana esposta. 100 km è la distanza tra Milano e Torino. Se ti trovassi a quella distanza e guardassi verso l'esplosione, il lampo ti brucerebbe la retina istantaneamente, rendendoti cieco. Sull'isola di Novaya Zemlya, sotto la palla di fuoco, le montagne di roccia solida non si limitano a frantumarsi, si sciolgono. Il ghiaccio millenario evapora prima ancora di avere il tempo di diventare acqua. La superficie terrestre viene vetrificata, trasformata in uno specchio radioattivo. Dopo la luce arriva il tuono, ma chiamarlo tuono è riduttivo. L'espansione fulminea della palla di fuoco spinge via l'aria circostante in modo così violento da creare un muro solido di pressione atmosferica. Questa è l'onda d'urto. Viaggia a una velocità supersonica, schiacciando tutto ciò che incontra. A 50 km di distanza, la pressione è ancora tale da radere al suolo qualsiasi edificio in cemento armato, trasformando i mattoni in polvere finissima. Un villaggio abbandonato, costruito a 55 km dal punto zero per misurare i danni, viene letteralmente cancellato dalla mappa. Le case di legno vengono vaporizzate, quelle di mattoni disintegrate. Anche a 900 km di distanza, l'onda d'urto
ha ancora la forza di frantumare i vetri delle finestre in Norvegia e Finlandia. L'aria stessa è diventata un'arma contundente. Mentre l'onda d'urto spazza la terra, la palla di fuoco inizia a salire. Come una mongolfiera di plasma, essendo molto più calda e leggera dell'aria circostante, viene spinta verso l'alto. Mentre sale, risucchia polvere, terra fusa e detriti dal suolo, creando il gambo del famigerato fungo atomico. La corrente ascensionale è un tornado di fuoco largo decine di chilometri. Il fungo della bomba Tsar non si ferma nella troposfera, dove volano gli aerei di linea. La buca con una facilità irrisoria. Continua a salire nella stratosfera e non si ferma nemmeno lì. Raggiunge la mesosfera, toccando un'altitudine di 67 chilometri, che è quasi 8 volte più alta del monte Everest. La cappella del fungo si allarga fino a coprire un'area di 95 chilometri di diametro. È una cicatrice temporanea nell'atmosfera del nostro pianeta. Cerchiamo di dare un senso a questo numero. 50 megatoni. 50.000 chilotoni. La bomba di Hiroshima era di 15 chilotoni. La bomba Tsar ha liberato in un istante un'energia pari a 3.300 bombe di Hiroshima. Immagina di prendere tutto l'esplosivo utilizzato durante l'intera Seconda Guerra Mondiale. Tutti i bombardamenti su Londra, Berlino, Tokyo, tutte le mine, tutti i proiettili di artiglieria, tutte le bombe d'aereo. Ora moltiplica tutta quell'energia per 10. Ecco, hai ottenuto la potenza di questa singola bomba. È un livello di distruzione che la mente umana non si è evoluta per comprendere. I fisici sovietici, guidati da Andrei Sakharov, avevano inizialmente progettato la bomba per essere da 100 megatoni. L'hanno dimezzata all'ultimo momento. Perché? Perché una bomba da 100 megatoni avrebbe causato un fallout radioattivo che avrebbe avvelenato l'intera Unione Sovietica. L'esplosione è finita, ma la Terra sta ancora tremando. L'onda d'urto atmosferica è così massiccia che non si ferma dopo aver distrutto le isole circostanti. Continua a viaggiare. I barografi di tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda al Sud America, registrano un picco anomalo di pressione. L'onda d'urto viaggia attorno all'intero globo terrestre e non lo fa una volta sola. L'onda fa il giro del pianeta, torna al punto di origine e riparte. Compie il giro della Terra per 3 volte prima di dissiparsi completamente. L'esplosione è stata così potente che ha generato un'onda sismica pari a un terremoto di magnitudo 5, nonostante la bomba sia esplosa in aria e non sottoterra. Per alcuni minuti le comunicazioni radio in tutto l'Artico sono state interrotte a causa dell'enorme ionizzazione dell'atmosfera. Il pianeta intero ha sentito il colpo. La bomba Tsar non aveva alcuno scopo militare pratico. Era troppo pesante per essere trasportata da un missile balistico, troppo ingombrante per essere usata in una guerra reale. Era pura propaganda. Una dimostrazione di forza in un'epoca in cui l'umanità giocava a dadi con la propria estinzione. Ma ha lasciato un'eredità. Ha dimostrato che non c'è limite teorico alla potenza di un'arma termonucleare. Si possono aggiungere stadi su stadi, creando bombe da 1000 megatoni, capaci di incendiare interi continenti. Dopo questo test, le superpotenze capirono che stavano costruendo armi troppo grandi per il pianeta stesso. Pochi anni dopo, firmarono i primi trattati per vietare i test nucleari nell'atmosfera. La scienza è fatta di dati, non di opinioni. Per approfondire, consulta le fonti nella descrizione. Io sono Renderium e questa era la fisica dell'Apocalisse. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.